Storytime, Evoluzione Radio. Eccoci qua amici di Storytime, ben ritrovati e ovviamente proseguiamo con un'altra intervista qui dal nostro tempio dove è sempre tempo di storie e quest'oggi do il benvenuto al fondatore della giovane realtà Tempra, Anthony Margiasso. Buongiorno a tutti, Ciao grazie. Anthony, buongiorno, grazie a te per aver accettato ed essere qui con noi. Allora Anthony, tu immagino che comunque hai un background formativo, un percorso professionale nel design, immagino. Ok, raccontaci un pochettino di te anzitutto. Va bene, allora ormai sono quasi 20 anni che lavoro come designer. Ok. Ho iniziato questo percorso lavorando in Pininfarina a Torino. Ok. E poi da lì diverse tappe successive. Poi la svolta un po' particolare è stata che sono andato in Cina ad aprire la sede di Industrial Design di Pininfarina. E dopo quell'esperienza lì sono rientrato in Italia e ho lavorato presso un altro studio abbastanza importante, Icona Design, e poi ho deciso insieme ad altri ragazzi di aprire uno studio nostro. Ah, ok, e qui arriviamo perciò a Tempra, giusto? Tempra, sì. Ok, ottimo. Ecco, tra l'altro nel vostro lavoro voi parlate spesso di design come quello strumento di innovazione e non solo di estetica, quindi com'è che riuscite a tradurre le esigenze di aziende e utenti in prodotti che siano al tempo stesso funzionali, distintivi e sostenibili? Bella domanda. Allora, è stato un po' particolare, nel senso che l'esperienza in Cina a me ha cambiato molto. I tempi erano completamente diversi rispetto a quelli in Italia o rispetto ad altri paesi, era tutto molto più veloce e anche i criteri di valutazione erano diversi e da lì c'è stata poi l'idea di cercare di lavorare in maniera diversa e quindi abbiamo creato questa realtà. Non è semplice quando si parla di innovazione, non è soltanto mettere tecnologia, può essere un'innovazione formale, un'innovazione di processo, è abbastanza, poi dipende dal tipo di oggetto, no? Perché un oggetto magari di tecnologia o qualcosa ha qualcosa di innovativo, ma se pensiamo a ridisegnare una sedia, la sedia è quella, quindi non è che uno può aspettarsi chissà che cosa. Certo. Quindi l'innovazione deve essere di tipologia, qualcosa di diverso. Quindi non è facile e soprattutto non è sempre la stessa regola, quindi cambia in base al progetto e cambia anche in base all'azienda che si ha di fronte. Per esempio ci sono delle aziende che vogliono fare qualcosa di completamente diverso perché magari sono dei leader di mercato e quindi vogliono creare un po' il segno, e altre che comunque inseguono un po' di più e quindi vogliono qualcosa di un po' iconico ma non così diverso dallo standard perché devono comunque vendere. Certo, direi. Quindi è sempre un compromesso in base al briefing e alle esigenze. Ecco, e tra altre cose in un mercato in cui i tempi sono sempre più compressi, com'è che si mantiene alta la qualità senza però sacrificare la fase di ascolto e di sperimentazione? Ma io penso che per questo punto di vista qua, a livello di sperimentazione, di stare attenti, serva molto l'esperienza. Perché quando si crea un oggetto nuovo, in realtà non si ha sempre tutto il tempo necessario per testarlo, per fare interviste. Certo. E prove. Ovviamente magari l'azienda già fa quel tipo di prodotto, quindi non è che qualcuno si inventa il mestiere, però serve anche la nostra esperienza di designer che dopo tanti anni già sappiamo vedere delle criticità, sia magari a livello produttivo, sia a livello di problemi per gli utenti. Questo in base dopo tanti anni di esperienza, ho anche insegnato ergonomia, e ti viene, già capisci dove c'è un problema o qualcosa
e quindi già intervieni nella fase creativa senza aspettare alla fine. Ok, benissimo Anthony, ottimo. E tra altre cose, come hai riportato, insomma, avete lavorato con grandi marchi internazionali in contesti culturali molto diversi, come hai detto, dall'Europa fino alla Cina. E quali insegnamenti avete portato in tempra da queste esperienze e com'è che influenzano il vostro approccio al progetto? Ma sì, in effetti come dicevamo prima è stato abbastanza uno shock culturale, no? Questo lavorare in Cina, ma avevo già avuto esperienze anche con dei clienti giapponesi in cui vendere design a loro è abbastanza diverso perché noi magari abbiamo una determinata sensibilità, no? E quindi quando presentiamo delle proposte diciamo questo è bello, no? Perché c'è questa linea, c'è questa forma, magari a loro non bastano queste informazioni e dicono no, non capisco, perché culturalmente loro hanno bisogno di poter quantificare e poter scegliere, e quindi devi spiegarlo in una maniera un po' più tecnica, devi venderlo in una maniera un po' più tecnica. Loro vogliono sapere quali sono i benefici, quali sono i vantaggi. Quindi arrivare e dire abbiamo fatto delle proposte non basta, e quindi all'inizio è stata un po' dura perché arrivavi da dei clienti e loro non rispondevano, facevano scena muta, era davvero un po' anche frustrante. Dopo tanto lavoro uno capisce, ottimizza il metodo in base alla cultura in cui si trova, a cui vende il design. Ok, ottimo. E ad oggi quanto è importante offrire una visione multidisciplinare rispetto a una specializzazione verticale, dato che operate tra industrial design, digital design, branding e progettazione degli spazi, quindi insomma una visione del design a 360 gradi. Sì, allora io e i miei colleghi siamo delle figure un po' particolari, in giro non se ne trovano tantissime, perché noi nella nostra esperienza abbiamo fatto da prodotti, grafica, arredamento, barche, interni di aerei, interni di treni, e quindi perché? Perché era uno studio che lavorava a 360 gradi, no? Certo. E quindi il nostro background, i progetti cambiavano di volta in volta e ogni volta dovevamo studiare, dovevamo capire perché non è il nostro mondo, quindi non siamo specializzati, noi ci chiamiamo tipo multidisciplinary designer. Ok. E quindi nello specifico io posso dire che non so far nulla, no? di proprio a livello di risultato finale, però ho una visione, ho un punto di vista, una sensibilità che mi permette di come posso dire, di vedere dove sono le problematiche e trovare delle soluzioni un po' diverse. Okay. E questo, tornando alla domanda che hai fatto, è molto importante perché non basta semplicemente, specialmente al giorno d'oggi, anche quando il cliente ti chiede un determinato prodotto, disegnami, non so, il nuovo frigorifero, nuova cucina, qualsiasi cosa, solo il prodotto. Deve essere coerente tutta la loro immagine, l'interfaccia del prodotto, quindi serve qualcuno che sappia vedere a 360 gradi tutto. Anche per esempio molte volte iniziamo con un'azienda disegnando il prodotto e poi uno gli dice guarda che la tua immagine non è così bella, non è così coerente, il tuo logo va cambiato, e poi da lì ok, dimmi di più. E quindi piano piano poi magari parti un altro progetto di un nuovo logo, poi magari c'è lo stand per la fiera, ok, ti possiamo supportare anche in questo e sulla comunicazione. Quindi da lì si apre un rinnovamento un po' molto ampio. Ok. Quindi è importante che uno non sia così specifico, ma che sappia dare una visione. Poi, per concludere, ovviamente l'azienda fa la parte magari di ingegnerizzazione, perché io non posso, lavorando a 360 gradi, non posso essere esperto
di tutti i prodotti. Però ovviamente poi siamo supportati dal cliente o da altre figure per quanto riguarda l'ingegnerizzazione per la produzione. Ok, benissimo, bene Anthony, ottimo. Senti, tra l'altro avete ricevuto anche importanti riconoscimenti internazionali. Ecco, premi come l'AF Design Award nel percorso di uno studio quanto contano? Cioè rappresentano un punto di arrivo o uno stimolo per insomma fare sempre di più? Io sono cresciuto, quindi dai tempi dell'università vedevamo sempre questi premi e quindi poi nei nostri lavori precedenti abbiamo iniziato ad ottenerli. È comunque una gratificazione. E poi posso dire che non è che vali di più o vali di meno se li ottieni o non li ottieni, però comunque è un riconoscimento, diciamo, un bollino, una soddisfazione, e anche il fatto di ottenere una visibilità. Per esempio molti dei nostri clienti ci chiedono espressamente vengono anche da noi per quello, perché abbiamo ricevuto dei premi, quindi sapete muovervi in questo contesto, magari cerchiamo di fare questo oggetto che possa averlo. Infatti per esempio con un cliente cinese per la prima volta gli abbiamo fatto vincere questo premio. Sono molto contenti perché è un bel salto di qualità per loro. Bene, ottimo Anthony. Prego, scusa, dimmi. Anche ti volevo dire che dall'anno scorso ho iniziato a fare anche il giudice per l'AF Design Award. Ah, grande, ok, sei nella giuria. Perfetto. Quindi ho visto il dietro le quinte di come funziona questo premio, tutta l'organizzazione che c'è, è molto particolare. Bene. E tra quello e il Red Dot sono i premi di design più importanti al mondo. Quindi ti trovi lì con figure internazionali, è una bella esperienza e molto seria. Tutto il percorso di valutazione sono tedeschi e quindi è una bella esperienza anche come giudice. Ok, ottimo. Beh, allora intanto Anthony riporto i contatti. Allora, partiamo dall'indirizzo. La Tempra si trova in via Chiala 11 a Torino. Sì. info@tempradesign.com, ovviamente la mail, e www.tempradesign.com il sito web. Chiudiamo poi con i 2 contatti social, Tempra su LinkedIn e Tempra Design su Instagram. Anthony, detto questo, anzitutto ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti auguro il meglio, buona continuazione per tutto. Grazie mille a te Anthony. Storytime, Evoluzione Radio.